Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli o ascendente Luna o Venere in Gemelli. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Andiamo a vedere oggi quale porta ti si sta per aprire, va bene? Allora, partiamo dagli oracoli, poi ci mettiamo ai tarocconi. Vediamo quale porta ti si sta per aprire. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Gemelli, quale porta ti si sta per aprire? Quale porta ti si sta per aprire, Gemelli? Allora, vediamo. La porta dell'orizzonte è una porta bellissima. La porta dell'orizzonte mi racconta del fatto che sei arrivata a un grande traguardo. Sei arrivato a un grande traguardo e se non lo sapevi, sappilo. E allora questa porta mi dice che continua così perché stai per sperimentare delle gioie inenarrabili, perché il 19 è anche il numero del sole, no? Di quella felicità bambina che ti permette di vivere il qui ed ora con totale assenza di giudizio, nella bellezza, nella meraviglia. Il sole cosa fa? Il sole scalda tutti, il sole è la linfa vitale, e quindi la porta all'orizzonte mi dice che c'è un nuovo orizzonte davanti a te ed è bellissimo da percorrere, quindi la porta di un nuovo orizzonte stupendo da percorrere. Vediamo cosa dice l'oracolo. Bellissimo, l'ho appena detto, semplicità, sguardo gioioso e innocente, ho detto bambini, ma tu grazie sei arrivata, il punto in cui sei arrivato in questo momento è una qua c'è un anziano, no, che gioca. Che cosa significa l'adultità animica? È tornare bambini con la saggezza di un adulto, la saggezza dell'anziano, che è un archetipo, no? E quindi un nuovo orizzonte fatto di gioia, di innocenza, di semplicità, un nuovo orizzonte che promette benissimo, va bene? Bellissime sono queste carte. Vediamo cosa ci raccontano i tarocconi enormi in merito. Quale porta si sta per aprire? Gemelli, quale porta si sta per aprire? Cosa ci raccontano i tarocchi? Ci daranno una visione narrativa più ampia, più profonda. Adesso vediamo cosa ci raccontano. Quale porta si sta per aprire? La papessa. Hai lavorato molto su di te, La regina di spade. Adesso le tue intuizioni sono affilate, sono proprio affilate, asso di spade. Guarda, non c'è margine di errore, semmai l'errore potesse esistere, e non esiste. L'eremita, guarda quanto lavoro interiore hai fatto, guarda, nascita, fuoco, asso di bastoni. Allora, è la porta di un nuovo orizzonte. Questo nuovo orizzonte viene da un grandissimo lavoro interiore che hai fatto, è enorme. Il dolore ti ha forgiato l'esistenza. Grazie a questo dolore tu hai potuto accedere a un nuovo livello di consapevolezza, grande viaggio interiore che hai fatto nel tuo passato, dentro di te, e adesso c'è la nascita, vedi, nascita a fuoco, di questo bastone meraviglioso. L'asso di bastoni per me è l'allegria. Sai che ogni tarologo ha i suoi codici. L'asso di bastoni per me è proprio l'allegria, quell'allegria vitale, la spinta della Kundalini che finalmente scevra e libera dai blocchi, può esprimersi nella creazione di infiniti mondi grazie alle tue capacità ritrovate. Quindi mi parlano, è una lettura ad ampio raggio su tutti gli aspetti della tua vita. Vediamo cos'altro. Allora, quale porta si sta per aprire? Quale porta si sta per aprire? Gemelli. Maestro, potere, re di denari, una stabilità. Stabilità. Cavaliere di coppe. Acci picchia, 3 di denari. Wow, veramente 6 di bastoni.
Allora, due cose ti devo dire. La prima che vedo fondamentale, quale porta si sta per aprire in questo nuovo orizzonte, è che quello che stai facendo di nuovo, o quello, una nuova idea, qualcosa di nuovo, genererà prosperità e successo pubblico, materiale. Io qua vedo che questa viene riconosciuta o riconosciuto anche all'interno di un team di lavoro per le tue qualità uniche e indiscutibili. E la conquista mi parla della vittoria grazie a un lavoro che fai con altre persone, a un lavoro di squadra che fai con altre persone, dove viene riconosciuta la tua essenza, la tua genialità, la tua forza, la tua capacità di analisi impeccabile, perché la tua capacità di analisi viene da un lavoro interiore, cioè la tua mente è illuminata. Non è l'analisi razionale, ma è la mente portata al servizio dell'anima, la papessa, la mente al servizio delle intuizioni. Quindi questa è una cosa eclatante che vedo qua per te in questo nuovo orizzonte. Sì, c'è proprio riconoscimento sul lavoro, nella vita pratica, e c'è anche un movimento emotivo della vita. Ti entusiasma tantissimo questa cooperazione, questa collaborazione. E c'è anche una persona a livello amoroso, sentimentale, che potresti conoscere sul piano lavorativo o avere dei progetti insieme. Allora, non mi parla esclusivamente di relazioni d'amore qua, mi parla di relazioni pratiche, quindi anche lavorative, che generano successo e prosperità. Magari una persona ti propone per lavorare con un'azienda o lavorare in un altro settore o lavorare... E questa cosa qui. Cooperazione che porta successo, ok? Vediamo che cos'altro, quale porta si sta per aprire. Fascino, dolcezza, regina di bastoni. Ti ho appena detto che sei irresistibile e ti vedo magnetica, irresistibile, capace veramente di portare gli eventi a tuo favore. Novità, paggio di bastoni, ci sono delle novità che illumineranno il tuo cammino, e la temperanza mi dice non avere fretta dei risultati visibili, perché arrivano per diritto naturale, va bene? E soprattutto mi dicono che ci sono c'è una persona, per alcuni di voi, c'è una persona nuova che può interessarti, che stimola la tua creatività, magari non a livello di relazione sentimentale. Qualcuno ti porta delle novità, o magari vedi qualcosa che porta a novità. Io vedo che può nascere un'amicizia interessante con qualcuno che stimola la tua creatività, oltre a quello che ti ho detto, eh. Qua mi stanno parlando di altro ma simile. Ehm, sì, sì. Si è molto ammirata, molto ammirato, soprattutto dai giovani anche. Sì, vediamo cos'altro. Qua abbiamo, si è girata da sola una torre. Abbiamo avuto la distruzione di una vecchia identità. Una distruzione della vecchia identità che ti ha fatto anche... Come dire, è come se si... Guarda, questa carta mi parla di giudizio osare, no? Come se si fosse rotto il giudizio, perché il lavoro della papessa ti porta a, e anche della temperanza, a mettere da parte il giudizio sulle cose e affidarti agli eventi. Allora è come se la torre con il re di spade qui si è rotto qui un giudizio rigido su te stessa e sugli eventi, o su te stesso e sugli eventi. E questo ti ha fatto aprire la porta di un nuovo orizzonte. Cos'altro? Quale porta si sta per aprire? E qua abbiamo il 5 di denari con la dicitura amante. C'è un messaggio importante, una parentesi importante per molti di voi. Si è rotta anche l'idea di dover essere nascosta o nascosto, di vivere delle relazioni nascoste. Perché qua vedo anche una persona che ti fa un invito emozionale, al di là se ti piace o meno, perché ti vedo molto centrata nella bellezza, nel gioco, no? E che vuole far vedere la vostra relazione, no? Magari abbiamo avuto delle relazioni nascoste, si rompe tutto questo. Si rompe la relazione nascosta, sì, il superamento di ostacoli, infatti
la speranza col 7 di spade, l'impresa. Guarda, mi stanno dicendo qua che è possibile che tu abbia avuto delle situazioni anche a livello lavorativo poco trasparenti o è come se avessi percepito anche qualcuno che voleva un po' annebbiare la tua luce, no? Ecco, te le metti alle spalle, te le metti alle spalle. Anche il riconoscimento del tuo valore, che magari non veniva riconosciuto, te lo metti alle spalle. Sia a livello relazionale, sentimentale, e sia a livello proprio pratico, lavorativo. Mi dice questo, ti metti alle spalle il mancato riconoscimento da parte dell'esterno. Sì. Infatti c'è il superamento, l'abbondanza, acqua, una nuova gioia proprio, non ti accontenti più. Questo è il senso. Bellissimo. Vediamo cosa mi raccontano queste carte in merito sempre alla domanda quale porta si sta per aprire. La perfezione. Tu capisci che sei perfetta non perché progredisci secondo un modello socialmente accettato, ma perché progredisci secondo la tua visione. Qua c'è la perfezione, ti renderai conto che anche le tue fragilità sono perfette, che sono i tuoi più potenti alleati. Questa è la carta della perfezione. Che la perfezione non viene perché seguiamo dei modelli esterni che sono stereotipi precostituiti, ma perché seguiamo la voce interiore della papessa. Io non lo so se stai facendo il cammino sciamanico con me oppure il corso Il viaggio erotico negli arcani o le masterclass Il viaggio dell'eroe realizza un obiettivo a mezzo dell'estasi sciamanica. Io ti consiglio vivamente di farlo. Il corso Il viaggio dell'eroe, il viaggio erotico negli arcani è completamente gratuito, lo trovi sul canale. In quella sezione trovi la papessa. Fatti la pratica della papessa per portare avanti questa realizzazione, ok? È tutto sotto l'info box, trovi, perché ti sei stancato di non far emergere, cioè riconoscere il tuo valore, no? E qua l'allegria, cioè che cosa ti ho detto con l'asso dei bastoni e col sole? Allegria, c'è tantissima allegria, dopo tanta stanchezza vedo allegria che è il punto fondamentale, no? L'allegria è il piacere, il diritto di godere, il sentirsi in diritto di godere, l'allegria produce bellezza, produce entusiasmo, l'entusiasmo è essere nel Dio, nell'emozione, qua vedo proprio che emani allegria qua, ok? Bellissimo. È uno dei tuoi più grandi pregi questa allegria qua in questo nuovo orizzonte. Vediamo quale porta si sta per aprire, cosa ci dicono gli oracoli degli angeli, i gemelli. Trasformazione globale. Te l'avevo detto. Trasformazione globale. Canalizza la luce della verità, asso di spade. Canale diretto di comunicazione con Dio. Allora, il canale diretto con la comunicazione con Dio, con la papessa qui, la pratica della papessa che la trovi nella playlist Il viaggio erotico negli arcani, va bene? È una piccola meditazione, una piccola pratica per canalizzare la luce della verità che la troviamo anche qui con l'asso di spade. Va bene? Quindi la porta della verità, la tua verità interiore, silenziando la mente, è ciò che tu agirai. Va bene? Vediamo che cos'altro. Quale altra porta? Il grande quadro, vista a lungo raggio. Ti ho detto, mentre tu esperisci, diciamo, il successo, eccetera, no? Questa visibilità e riconoscimento, vedrai il grande quadro. E ciò che prima ti ha dato conflitto, tristezza, no? Quello che abbiamo visto, la vedrai come tasselli fondamentali di questo viaggio. E guarda che c'è scritto qua, vittoria sugli ostacoli, 6 di bastoni, vittoria, conquista, d'accordo? Bellissimo. Vediamo con... tu stai riprendendo? Sì.
Vediamo qual è il chakra di riferimento in questo momento, qual è il chakra che viene espresso grazie alla verità della papessa in questo nuovo orizzonte, qual è il chakra che viene sollecitato. Il settimo, bellissimo, il fuoco del desiderio, nascita fuoco, la lingua del drago. Allora, il settimo chakra è il puro potere spirituale. Quando Kundalini arriva al settimo chakra, diventa puro potere spirituale. E il puro potere spirituale è qualcosa di innominabile. Cioè, il tuo desiderio si plasma a tutta la realtà. Senza ostacoli di sorta, vittoria sugli ostacoli. Allora, il fatto quando la Kundalini sale nei vari chakra, no, come ti ho spiegato anche nel video sulla Kundalini, attiva determinati poteri. Laddove ci sono ostruzioni di questi poteri viene fuori tutte le problematiche che devono essere esperite affinché si possano sciogliere. Quando Kundalini sale al settimo chakra, il problema non è far salire Kundalini, è farla restare. Quindi quando noi facciamo le pratiche suggelliamo questa permanenza. Quindi affinché il tuo desiderio sia, la vittoria sugli ostacoli sia permanente. Ecco perché ti suggerisco di fare le pratiche, perché il tuo desiderio è la fonte primaria della creazione straordinaria di questo nuovo orizzonte. Desiderio e allegria. Ok? È una lettura straordinaria, ragazze e miei ragazzi. Io non aggiungo nient'altro. E tutte le informazioni per i corsi li trovi sotto l'info box. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.